Buon pomeriggio. Oggi torna a farci compagnia la regina di Francia, Maria Antonietta. In altre puntate vi ho parlato di igiene e cibo, stavolta invece vi racconterò della sua routine di bellezza, che divenne il punto di riferimento di molte dame, sia nel Settecento che in seguito. Di Maria Antonietta si sono sempre dette parecchie cose, e non sono di certo mancate le critiche, soprattutto sull'opulenza alla quale era abituata. Tra le tante dicerie, alcune entravano in contrasto tra loro, ma ce n'era una che metteva d'accordo tutti. Maria Antonietta veniva considerata una donna molto bella e, come ben sappiamo, teneva in maniera particolare alla sua persona e alla sua immagine. Non mi riferisco solo a ciò che si vedeva all'apparenza, come abiti eleganti, gioielli sfarzosi e acconciature stravaganti, argomenti che peraltro, se vi fa piacere, potrei approfondire in altri video. Mi riferisco invece alla stessa cura del corpo e alla scelta dei profumi. Come vi dicevo nel video sull'igiene a Versailles, Maria Antonietta era una delle poche persone della reggia che aveva l'abitudine di lavarsi. Si fece costruire una sala da bagno, dotata di una vasca nella quale si immergeva ogni giorno, dopo aver fatto profumare l'acqua con essenze naturali. E siccome fare il bagno nudi era considerato troppo scandaloso, si immergeva nella vasca indossando una lunga camicia di flanella. Si dice che aromatizzasse l'acqua con mandorle dolci, pinoli, semi di lino, radice di altea, bulbo di giglio, e come detergente utilizzasse un particolare sapone al bergamotto, a base di crusca e erbe, dall'azione delicata ed esfoliante. Per questa abitudine doveva ringraziare sua madre, l'imperatrice d'Austria Maria Teresa d'Asburgo. Lei infatti raccomandava alle governanti di lavare e pettinare sempre le sue figlie. Sembra che per la piccola Maria Antonietta e per le sue sorelle usassero olio di rose per la cura del viso, acqua di rose per fare il bagno e essenza di violetta come profumo. La loro pelle veniva inoltre curata con delle creme a base di pasta di rosa. Eppure, nonostante Maria Antonietta sia poi diventata un'icona di stile e bellezza, sembra che quando arrivò a Versailles, lontana dalla madre, trascurasse abbastanza la sua immagine e venisse considerato un maschiaccio poco curato. Infatti, in un estratto di una lettera scritta da Maria Teresa a Maria Antonietta si legge: «Vi prego, non lasciatevi andare alla trascuratezza. Non si confà alla vostra età e ancor meno alla vostra condizione. Essa porta con sé sporcizia, sciatteria e indifferenza anche in altre sfere, e sarebbe un male per voi». Non potendosi rifiutare di rispondere in tutta franchezza alle mie domande, mi hanno confessato che vi trascurate non poco, anche riguardo alla pulizia dei denti. Sapete che quello è un punto fondamentale, così come la vostra figura, che hanno trovato molto peggiorata. Siete ora nell'età in cui ci si forma, è il momento più critico. Hanno anche aggiunto di avervi vista assai male acconciata e di aver osato parlarne con le vostre dame. Non sappiamo se fu grazie ai consigli della madre, ma Maria Antonietta comprese bene che l'immagine di una futura regina non poteva apparire sciatta e sudicia, e in breve tempo fece un cambiamento straordinario, tanto da superare quelle che erano le aspettative di Maria Teresa, che addirittura qualche anno dopo la rimproverò per il motivo opposto, dicendole che era diventata troppo vanitosa. La routine di bellezza di Maria Antonietta seguiva dei rituali specifici. Detergeva con cura la sua pelle con un'acqua cosmetica, l'acqua di piccione, che era un composto di origine danese, ed era seguita da un tonico di bellezza stringente e sbiancante, la cosiddetta acqua d'angelo, che l'aiutava a coprire macchie e imperfezioni. Volete sapere come si otteneva l'acqua di piccione? Tenetevi forte. Pare si mischiassero dei cetrioli, succo di limone, musco di quercia, cicoria selvatica, gigli e borragine. Poi si uccidevano 2 piccioni e si lasciavano macerare. La poltiglia si amalgamava in un alambicco assieme a dello zucchero raffinato. Poi si univa alla mollica di pane bianco, mezza pinta di vino e canfora. Il composto si lasciava riposare per 18 giorni e da questo si ricavava l'acqua di piccione, che per la pelle aveva un potere rimpolpante. Le ricette di questo tipo sembrano uscite dal grimorio di una strega, eppure andavano di moda. Furono usate anche nell'Ottocento e per buona parte del Novecento. Molti dei suoi prodotti quotidiani erano ricavati dagli uccelli. Maria Antonietta, infatti, usava un elegante piumino per cipria fatto con piume di cigno, che erano considerate le più morbide al mondo e quindi le più adatte al volto di una sovrana. Dopo aver applicato le acque cosmetiche si procedeva al make-up.
Maria Teresa proibiva alle figlie di truccarsi, eccetto a quelle fidanzate, che potevano farlo, ma con moderazione. In Francia Maria Antonietta seguì la moda del tempo e non esitò a truccarsi. Le donne, soprattutto quelle più grandi, si truccavano molto, anche se nei ritratti questo aspetto non trapelava, visto che venivano fatti di giorno alla luce naturale, quando si truccavano di meno. Sembra infatti che aspettassero la sera per esagerare. Ma come si truccava Maria Antonietta? Beh, lei non amava i trucchi esagerati. Stendeva sul viso uno strato di cerone bianco, accompagnato da una spolverata di polvere profumata di colore rosa acceso. Truccava gli occhi in maniera poco vistosa. Applicava il bistrò, un pigmento noto sin dai tempi più antichi, usato soprattutto dai pittori, che era ricavato dalla fuliggine mescolata ad acqua e ad addensanti naturali. A seconda da quanto venisse diluito, il pigmento poteva risultare leggero, quasi impalpabile, o mediamente coprente. Sulle sopracciglia e per dare lucentezza alle ciglia venivano usati bastoncini di pomata alla rosa, garofano e vaniglia. Il rossetto era molto usato in Francia, simbolo di ricchezza. Era ottenuto da un pigmento naturale mescolato con un acido o un'alternativa più economica prodotta con il piombo rosso, del quale al tempo si ignorava la tossicità. Secondo l'etichetta, le più giovani dovevano portare tonalità di rosso più accese. Le signore, invece, dopo i 45 anni, erano tenute a portare una tonalità di rosso più scura. Nonostante ciò, sembra che alcune dame più grandi continuassero a mettere tonalità di rossetto molto accese, spesso anche più di quello delle giovani. Anche Maria Antonietta ovviamente ne faceva uso. Sembra che quando suo fratello, Giuseppe II, le fece visita a Versailles, non esitò a criticare la sua vanità. Giuseppe accusava la sorella di aver introdotto a corte troppe mode stravaganti e la rimproverava per la quantità di rosso che usava per truccarsi. Come vi dicevo prima, le dame di Versailles si truccavano di più la sera, quando l'illuminazione fioca delle candele richiedeva contrasti più accesi. Sembra che Giuseppe rimase sbalordito da questo. Le dame di Versailles ai suoi occhi apparivano mostruose a causa del trucco eccessivo. Nelle memorie di Madame Campan, cameriera di Maria Antonietta, si legge che un giorno, quando la regina si truccò più del solito, prima di presiedere a una partita di carte, Giuseppe le indicò sarcasticamente una signora che era nella stanza, che aveva la faccia simile a una maschera. Marcate il rosso come una furia, come fa quella signora. Nonostante quest'aneddoto, sembra però che Maria Antonietta odiasse trucchi troppo esagerati e cercasse in tutti i modi di evitare le formule cosmetiche a base di minerali. Preferiva prodotti di bellezza a base di sostanze naturali e molte dame cominciarono a seguire il suo esempio, tanto che alla fine del Settecento i creatori di cosmetici si rivolgevano sempre più spesso all'Accademia delle Scienze. Ecco perché i cosmetici non erano più composti da sostanze velenose come piombo e mercurio, ma piuttosto da materie vegetali. Tuttavia, alla fine del secolo convivevano a corte due diverse generazioni di donne, le più grandi che truccavano eccessivamente i loro volti e le più giovani che preferivano look più naturali. Maria Antonietta ricorreva a trattamenti idratanti naturali. Per il viso, ad esempio, utilizzava delle maschere fai da te, come accade ancora oggi a molte donne. Sembra che la sua preferita consistesse in una miscela a base di cognac, uovo, latte in polvere e limone. Per i denti, invece, usava spesso una pasta dentifricia a base di mirra, miele e salvia, che aveva anche una funzione disinfiammante sulle gengive. Maria Antonietta di notte dormiva indossando guanti riempiti di unguenti, per conferire una particolare delicatezza alla pelle, ed era un'usanza molto diffusa all'epoca. La regina amava particolarmente unguenti alla rosa, vaniglia, tuberosa, garofano e gelsomino. Il famoso profumiere Jean-Louis Fargeon confezionò per lei un paio di guanti in morbida pelle di capretto e li trattò con una miscela di olio di mandorle, cera bianca e acqua di rose. Maria Antonietta apprezzò molto quel dono e Fargeon diventò un punto di riferimento per la sovrana e creò per lei ciprie, creme per viso e corpo e profumi. Sembra che una volta, dopo averlo invitato al Petit Trianon, gli chiese di catturare in una boccetta l'essenza di quel luogo a lei tanto caro per portarlo con sé ovunque. E dopo una passeggiata gli chiese di fare il profumo per un elegante e virile gentiluomo. Beh, ovvio, il misterioso destinatario non era suo marito. Probabilmente si trattava del suo amante, il conte svedese Hans Axel von Fersen. Nacque così il Parfum de Trianon,
a base di rosa, fiori d'arancio, lavanda, violetta, iris, gelsomino, giglio, muschio, cedro e bergamotto. Il profumiere creò anche essenze profumate per le sue stanze. Profumare abiti e ambienti era una cosa comune in un'epoca in cui l'igiene scarseggiava e si doveva combattere contro i cattivi odori. Gli appartamenti di Maria Antonietta erano molto profumati, pieni di fiori freschi, oli e sacchetti profumati. L'aria che si respirava all'interno del castello era nauseabonda e spesso i cattivi odori arrivavano fino alle camere di Maria Antonietta, che trovò la soluzione al problema profumando le sue stanze di essenze fresche, come fiori d'arancio, limone, rosa, lavanda, violetta e giunchiglia. Voleva sempre circondarsi di gradevoli profumi ovunque andasse. Addosso metteva fragranze delicate, alla rosa o alla violetta, oppure un po' più forti, alla vaniglia, muschio, lavanda, gelsomino, giglio, limone, cannella, angelica, chiodi di garofano e coriandolo. Erano tutte essenze molto apprezzate nel XVIII secolo, che si rifacevano alla natura e alla primavera. Nonostante tutta l'opulenza alla quale era abituata, pare che quando era prigioniera alla conciergerie avesse solo una scatola di cipria, un piumino di cigno, una scatola di pomata di ferro bianco e una bottiglia d'acqua per i denti. Queste erano alcune delle curiosità sulla routine di bellezza della regina Maria Antonietta. Se il video ti è piaciuto e ne vuoi altri di questo tipo su di lei, ad esempio sugli abiti e i capelli, fammelo sapere nei commenti.